Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Ok, non avevo un fischietto migliore se non questo qui che ho comprato quando sono stata a Matera, ma in ogni caso volevo celebrare e festeggiare perché siamo i campioni d'Europa! Yeah! Infatti, domenica 11 luglio 2021 la squadra nazionale di calcio italiana ha vinto la Coppa degli Europei, questo torneo a livello europeo di calcio. Per questo mi è venuto in mente che chi ha guardato le partite, ma anche chi non le ha guardate, avrà sentito decine e decine di volte l'inno nazionale italiano, no? Ma quanti di voi davvero conoscono la storia e il significato di quelle parole che tutti noi cantiamo con grande convinzione prima di ogni partita della nazionale italiana? Ebbene, per questa ragione, sulla scia di questa piacevole vittoria per il bel paese, ho deciso che poteva essere interessante in questo video parlarvi un po' della storia che si trova dietro l'inno nazionale italiano e del suo significato, che anche molti italiani effettivamente non conoscono. Pronti? Dunque, prima di tutto va detto che l'inno italiano si chiama Inno di Mameli e, sin dalle prime note, ci fa sentire subito più patriottici. Ecco per voi un rapido tutorial su come cantare l'inno di Mameli come un vero italiano. Alzarsi non appena si sentono le prime note. Mettere la mano destra sul cuore. Fare un'espressione seria e quasi un po' arrabbiata. Cantare a squarciagola. Ok, quindi abbiamo chiarito che si chiama Inno di Mameli. Ma chi era Goffredo Mameli? Goffredo Mameli era un uomo vissuto nell'Ottocento, un poeta appassionato di politica. Goffredo ha dedicato tutta la sua vita alla causa italiana e il suo sogno era vedere l'Italia unita. Ed è proprio per questa ragione che nel 1847 ha composto il Canto degli Italiani, anche se poi è passato alla storia come Inno di Mameli, appunto. Tra le altre cose che ha fatto durante la sua vita, ha anche collaborato con Garibaldi, giungendo a Roma nel 1849 per la proclamazione della Repubblica di Mazzini. Purtroppo Goffredo Mameli è morto nel 1849 e quindi non ha potuto assistere a un'Italia effettivamente unificata. A proposito, quanti di voi sanno quando l'Italia si è unificata? In quale di queste tre date? La risposta è alla fine del video, per chi non dovesse saperlo. Ma come nasce l'inno di Mameli? Goffredo Mameli lo ha scritto mentre l'Italia non se la passava molto bene, e cioè durante il periodo del dominio austriaco in Italia. E Goffredo lo ha scritto perché lui nell'Italia e negli italiani ci credeva. E per questo il suo Canto degli Italiani è diventato subito un invito al coraggio, alla rivolta per la liberazione dal dominio straniero. Il suo debutto, quindi quando questo canto è stato presentato per la prima volta, è avvenuto nel 1847 a Genova, durante la commemorazione della rivolta dei genovesi contro gli austriaci. E come si può chiaramente immaginare, l'inno di Mameli ha visto la sua popolarità crescere
durante il Risorgimento, e cioè quell'epoca in cui c'erano tanti moti proprio per la liberazione dell'Italia. Infatti è stato cantato anche durante le famose 5 giornate di Milano. What? Graziana, di che cosa stai parlando? Si tratta, come dice la definizione stessa, di 5 giorni nel 1848, 5 giorni di rivoluzione armata, che hanno portato alla temporanea liberazione di Milano dal governo austriaco. Ma poi cosa è successo all'Inno di Mameli? Allora, dopo l'unità, l'Italia è diventata una monarchia sotto i Savoia e i Savoia avevano la loro propria marcia reale, quindi ovviamente hanno deciso di utilizzare quella come inno italiano. Sorry, Goffredo. In ogni caso, il popolo sentiva una canzone come la Marcia Reale troppo lontana da sé e invece sentiva l'Inno di Mameli molto più vicino a sé, molto più vicino ai propri ideali. Ma in ogni caso la situazione non è cambiata e l'Inno di Mameli è diventato inno nazionale italiano solo nel 1946, e cioè quando, a seguito della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia è diventata una repubblica. Sì, ok, noi lo cantiamo a squarciagola, ma cosa significano le parole dell'Inno di Mameli? Ovviamente il contesto adesso lo abbiamo chiaro. Il canto degli italiani, o Inno di Mameli, è nato in un periodo di grande rivolta, ribellione, di guerra contro l'Austria. Quindi anche le parole sono molto molto accese, segno di volontà di riscattarsi, volontà di liberarsi. Ma è anche vero che ci sono molti riferimenti al passato italiano. Andiamo ad analizzarlo per bene. Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. What? Che lingua è? Chiaramente è un italiano dell'Ottocento, un italiano non ancora standard, perché ancora non esisteva un'Italia unita. Ma alcune parole sono abbastanza chiare. Per esempio, la primissima parola, fratelli. Questa parola sta a indicare il legame fraterno che univa gli italiani, i quali appunto non si sentivano come semplici connazionali, ma come veri e propri fratelli. E c'è un invito rivolto ai propri fratelli, ai propri connazionali, a svegliarsi. Infatti si utilizza il verbo destarsi, che è semplicemente un verbo più formale per svegliarsi. E questo è un chiaro riferimento all'Italia che non è affatto pigra, ma al contrario è pronta a riscattarsi, a ribellarsi, a lottare contro il dominio straniero. E a sostegno del fatto che gli italiani sono pronti a combattere, c'è un riferimento a un fatto storico molto importante, sempre legato alla guerra, alla rivolta, e cioè la vittoria dei Romani sui Cartaginesi nel 202 a.C. E secondo voi chi guidava i Romani in quel tempo? La risposta è proprio nei versi che vi ho appena letto. Scipio, che sta per Publio Cornelio Scipione, detto l'Africano, un abile condottiero. Quindi l'idea è che l'Italia prende l'elmo di Scipione l'Africano e se lo mette in testa, si cinge la testa con l'elmo. Perché? Perché chiaramente gli italiani vogliono ricordare questo grande evento, questa grande vittoria.
e vogliono un po' richiamare alla forza, al coraggio degli antichi romani e alle loro gesta eroiche. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio la creò. Dov'è la vittoria? Vittoria in questo caso fa riferimento alla dea romana Vittoria ed è ovviamente un messaggio di vittoria, di vincita, di successo. In questa seconda strofa, quando parla di chioma, e cioè di capelli, Mameli fa riferimento a un'usanza tipica del mondo dell'antica Roma, e cioè tutte le donne nell'antica Roma dovevano portare i loro capelli, la loro chioma, lunghi, mentre le donne che erano delle schiave erano costrette a tagliarsi i capelli, quindi un po' a privarsi della loro femminilità, così da poterle distinguere rispetto alle altre donne, rispetto alle donne libere. Ma qui Vittoria porgerà la sua chioma a Roma, cioè Vittoria offrirà i suoi capelli a Roma, nel senso che la Vittoria è la schiava di Roma. Perché, secondo voi, Mameli dice questo? Beh, perché l'idea è che lui era assolutamente certo che Roma e in generale l'Italia avrebbero vinto in caso di rivolta contro gli austriaci. Perché? Beh, perché è il destino che così vuole. Iddio la creò, cioè è stato Dio ad averlo pianificato. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Coorte? La coorte era un'unità da combattimento dell'esercito romano, formata da 600 uomini. Stringiamoci a coorte vuole essere quindi un invito a tutti gli italiani ad andare a correre alle armi senza esitazione. Ma non solo, è anche un invito a rimanere uniti, compatti, stringiamoci a coorte, cioè stringiamoci in una coorte e rimaniamo uniti e compatti. Ancora, Mameli dà anche un altro forte invito agli italiani. Dice: siamo pronti alla morte. L'invito è quello di non arrendersi e soprattutto di non aver paura della morte, se l'obiettivo è tanto nobile ed è quello di liberare l'Italia dagli austriaci. E perché fare tutto questo? Beh, perché l'Italia chiamò. L'Italia lo ha chiamato, lo ha annunciato, lo ha chiesto. L'Italia vuole che tutti i suoi figli, che sono appunto dei fratelli, possano combattere uniti contro un unico obiettivo, quello di cacciare via lo straniero, al fine di proteggere il territorio italiano, la sua storia, la sua cultura, la sua tradizione, che non devono in nessun modo essere sporcati dallo straniero. Bene, infatti l'inno di Mameli prosegue ancora, ma sono queste 3 strofe quelle che vengono sempre cantate in tutte le competizioni sportive e gli altri eventi ufficiali. Però se volete una seconda parte di questo video, in cui vi racconto anche come continua l'inno di Mameli e cosa significa l'inno di Mameli, nell'altra parte fatemelo sapere nei commenti. Adesso mi piacerebbe leggerlo ancora una volta insieme a voi, così che possiate veramente impararlo e cantarlo tutti insieme con i calciatori della nazionale italiana non appena ci sarà la prossima partita. Perché, diciamolo, capita molto spesso che la telecamera inquadra delle persone che fanno finta di cantare, ma che davvero non conoscono le parole dell'inno nazionale. Quindi faremo una cosa: io vi dirò il verso, voi lo troverete scritto in sovrimpressione sul video e lo
ascolterete da me e lo ripeterete dopo di me. Pronti? Cominciamo. Fratelli d'Italia. L'Italia s'è desta. Dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma. Che schiava di Roma. Iddio la creò. Stringiamci a coorte. Siamo pronti alla morte. L'Italia chiamò. Perfetto, ottimo lavoro! Adesso vi posso dire che l'Unità d'Italia è avvenuta nel 1861. Bravi a tutti coloro i quali avevano indovinato. Se però ancora non vi sono chiare tutte le tappe, tutte le figure che hanno contribuito all'Unità d'Italia, allora dovete assolutamente guardare il video dedicato proprio a questo aspetto storico molto importante. Come sempre potete trovare il link per il video in alto qui nella card o giù nella descrizione. Se invece avete voglia di ripassare un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana o perché no anche di fare degli esercizi, potete passare dal nostro sito learnamo.com e per tutte le altre pillole, per tutti gli altri contenuti di lingua e cultura italiana, non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok. Io vi aspetto nel prossimo video. Ciao!